Buongiorno amici, ben ritrovati sul canale. Oggi vi parlo di John Grisham, un po' della sua biografia, dei suoi libri, eccetera. Sicuramente lo conoscerete come autore, ma io vado a pescare, sapete, di solito magari qualche curiosità, qualcosa che non si conosce. Tra l'altro ne avevo già parlato in altri video, vi lascio il link in descrizione se volete andare a ripescare anche quelli. Allora, Grisham ebbe a dire che era solito rovistare tra i necrologi di New York per cercare idee e spunti per i suoi libri. Inoltre riferì durante un'intervista che decise di scrivere il suo primo libro non di fantasia, Innocente, il titolo, dopo aver letto il necrologio di un uomo scampato alla pena di morte. Il legal thriller non l'ha di certo inventato lui, l'aveva già inventato Stanley Gardner, e comunque di avvocati che seguono eventi polizieschi ce ne sono tanti. Non è un genere che abbia inventato lui, è venuto dopo. Però Grisham ha modificato il genere. Non si tratta più semplicemente del bravo legale che ricerca, difende e fa vincere la giustizia, ma si sofferma anche sulle difficoltà dell'ambiente giudiziario, i legami spesso censurabili col mondo economico e politico, l'essenza stessa di cosa significa fare l'avvocato trasformandolo in qualcosa di shakespeariano. È stato un lettore incallito fin dalla più giovane età, dopo aver conseguito la laurea in legge. Per circa 10 anni ha esercitato la professione di avvocato e nel tempo libero la passione per scrivere romanzi emergeva. La sua prima opera venne alla luce dopo 3 anni di dedizione al compimento del romanzo, ma non furono in un primo momento rose e fiori. Anzi, pensate, ben 17 case editrici hanno respinto il manoscritto Tempo di uccidere. Casualmente un piccolo editore pubblicò il romanzo, ma purtroppo fu un flop inizialmente. Il successo è giunto molti anni dopo, quasi improvvisamente, e quando è stata apprezzata la sua scrittura sono stati pubblicati anche i primi lavori. Da buon ex avvocato, Grisham presenta i personaggi avvocati per quello che sono, o possono essere, esattamente come i medici. La maggior parte sono dei professionisti che hanno investito molto denaro nella loro formazione col principale scopo di far fruttare al massimo questo investimento e fare un sacco di soldi. Ebbe a dire: non scrivo mai in termini politici, la gente vuole intrattenimento, storie, non prediche. Cerco di farla riflettere sui temi sociali immergendo i miei personaggi in certe realtà, non facendo dei predicozzi. L'autore fa in modo che i suoi personaggi debbano essere amati dai lettori e devono tifare per loro, o al contrario, devono averne paura, quindi negativi tra la realtà e la fantasia. Adesso vediamo un po' della sua biografia. Secondo di 5 fratelli, Grisham è nato nel 1955 a Jonesboro, in Arkansas, negli USA, in una modesta famiglia del sud. Infatti suo padre ha lavorato come operaio edile e coltivatore di cotone, non erano di certo ricchi. Dopo essersi spostata spesso, la famiglia si è trasferita nel 1967 nella piccola città di South Haven, nel Mississippi. Consigliato dalla madre, il giovane Grisham diviene un avido lettore, influenzato particolarmente dai lavori di John Steinbeck, di cui vi ho parlato in altri video. Se volete andate a ripescarli. Ha scritto tantissimi meravigliosi romanzi anche lui. Mentre studia alla Mississippi State University, Grisham comincia a tenere un diario, una pratica che successivamente lo aiuta nelle sue attività creative. Dopo aver conseguito la laurea in legge nel 1981, esercita la professione di avvocato nella piccola città di South Haven, come dicevo prima, per circa 10 anni. È stato anche in politica. Nel 1983 viene eletto per i democratici alla Camera dei rappresentanti del Mississippi, dove resta fino al 1990, pur continuando a esercitare la sua professione di avvocato. È sposato dal 1981 con Renee Jones, hanno 2 figli, vivono tra Oxford nel Mississippi e Charlottesville in Virginia. Charlottesville, scusate. Inoltre, come ho già detto in un altro video, ha scritto anche romanzi per ragazzi con protagonista un investigatore ragazzino, Theodore Boone, e molti dei suoi libri sono stati utilizzati per il cinema. Vi lascio l'elenco di tutte le sue opere in descrizione e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per le notifiche e guardate gli altri video sempre a proposito di John Grisham. Ciao, a presto!